Bene amici, ci troviamo al largo di Soverato e siamo a bordo del Rainier International Cayman 19.0 Sport motorizzato con un Suzuki DF40A Ari RR. Oggi siamo al largo, siamo in navigazione per testare le performance della carena e del motore. La potenza da 40 cavalli consente quindi di condurre il battello anche senza patente e come vedete dalla camera anteriore le condizioni meteo sono ottimali perché c'è un mare calmo ma c'è una leggera brezza che solleva un'onda corta, quindi possiamo pienamente simulare l'esperienza del diporto perché siamo due persone a bordo, abbiamo il 50% di carburante e il 50% anche del serbatoio dell'acqua. Attualmente io mi trovo al minimo in dislocamento 700 giri, 2,5 nodi, consumo 0,5 litri per ora. Iniziamo quindi a navigare, notiamo immediatamente il diametro generoso dei tubolari per questa categoria di battello che permette quindi di ridurre al minimo il rollio perché come vedete anche dall'inquadratura esterna poggiano in acqua costantemente nella porzione di poppa, quindi siamo ben stabili anche alla fonda. E attualmente siamo a 2000 giri, 2,4 litri per ora a una velocità di 5,3 nodi. Il Suzuki DF40A Ari ha una peculiarità, ha un piede più grande, ha un piede da spinta che permette quindi di portare rapidamente i battelli più pesanti fuori dall'acqua, sacrificando leggermente la velocità di punta e in particolare questa versione RR ha anche una centralina modificata che permette di raggiungere un range di giri più elevato e soprattutto fornire maggior coppia. Saliamo ancora, arriviamo ai 3200 giri, velocità 7,7 nodi ma continuiamo a salire 8,6 nodi con un consumo di 6,1 litri per ora e come vedete c'è la scia a poppa che si sta formando, quindi velocità di planata minima di 9,4 nodi con un consumo abbondantemente inferiore al litro per miglia perché siamo a 6,2 litri per ora. Come vi dicevo il Suzuki Ari riesce a spingere rapidamente e a portarci rapidamente in planata anche a velocità inferiori rispetto allo standard e soprattutto come vedete non soffre minimamente la fatica, ma proviamo a metterlo sotto stress. Il trim è ancora totalmente abbassato ma inizio a sollevarlo di un 20%, manetta meccanica, stacco di sicurezza ben allacciato, voi non lo vedete sulla mia mano ma è agganciato al pantalone perché ovviamente navighiamo sempre in piena sicurezza e guardiamo davanti a noi una serie di onde corte che si stanno formando appunto sollevati dal vento e nessun problema, ovviamente coperta sempre asciutta, attualmente 16 nodi, 4400 giri con un trim al 20%, consumo 9,7 litri per ora, guardate qui quasi 0,5 litri per miglio, davvero incredibile questo range di consumi per questa tipologia di motore dotato della tecnologia Lean Burn di Suzuki che regola automaticamente la miscela tra carburante e ossigeno quando navighiamo a velocità costante, consentendo quindi di ottimizzare i consumi e al tempo stesso non rinunciare alle performance. E guardate qui anche la comodità della navigazione perché l'acqua scivola sui pattini presenti in carena, quindi minor superficie bagnata e al tempo stesso il battello è più leggero in acqua. Io sono comodamente seduto qui sul divanetto ma potrei anche alzarmi in piedi sfruttando la panchetta reclinabile che funge anche da appoggiareni e guardate anche il prendisole con le prolunghe che permettono di rilassarsi comodamente a bordo. Come vi dicevo, impatto perfettamente ammortizzato, merito anche della tecnica di costruzione di questo gommone perché è costruito con un sistema monoscocca, quindi non ci sono giunzioni, non ci sono strutture per scafo e coperta. In questo modo non abbiamo scricchioli a bordo perché di fatto l'unica struttura aggiunta è il bimini con il tendalino a poppa, ma abbiamo anche la possibilità di installare il roll bar sulle mastre in vetroresina. Continuiamo a salire, abbiamo detto che vogliamo sollecitare il motore e la carena, arriviamo a 5000 giri, range di crociera veloce 5150 giri, velocità 20 nodi, sollevo trim al 50%, guardate la prua come si alza, restiamo sui 20,5 nodi con un consumo di 13,7 litri per ora e ora guardate qui il vento è cambiato, abbiamo l'onda corta con il vento teso, lo potete sentire anche internamente al microfono, vedete anche la mia maglia perché c'è il parabrezza che ricopre fino alle mie spalle ma abbiamo il vento laterale perché ovviamente è un battello open e vediamo come si comporta sull'onda corta, velocità costante 20 nodi, guardate qui nessun problema e ora abbassiamo leggermente trim e andiamo a fare una virata contro il senso di rotazione dell'elica, virata a sinistra, quindi timoneria leggermente più rigida proprio perché come vi dicevo abbiamo l'elica destrorsa
ma guardate qui, nessun problema neanche di cavitazione, i tubolari poggiando in acqua non ci fanno inclinare eccessivamente. E ora affondiamo manetta con onda di poppa, vediamo dove ci porta il motore piuttosto silenzioso, guardate qui, siamo al massimo dei giri, manetta affondata del tutto, 6.000 giri, 26.1 nodi, consumo 20 litri per ora, quindi consumo sempre costantemente al di sotto del litro per miglio per l'intero range di utilizzo del motore. E sollevando trim aumentiamo ancora di più i regimi, arriviamo a 6.200 giri, velocità sempre costante, 26 nodi, consumo ovviamente invariato, 19,9 litri per ora. Quindi come avete visto, sebbene sia un motore nato per la spinta più che per la velocità di punta, abbiamo raggiunto comunque un range di tutto rispetto, quindi possiamo anche ipotizzare una velocità superiore qualora volessimo installare la versione tradizionale del motore, quindi versione DF40A RR. Ora quindi non ci resta che mettere a folle, restiamo con l'onda attraverso e vediamo in quanti secondi ci porta fuori dall'acqua, in quanti secondi raggiungiamo la velocità di punta. Eccoci quindi a folle, onda sul nostro mascone di sinistra, io pongo il timone al centro, abbassiamo trim e non ci resta che contare. 3, 2, 1, via! Fondiamo manetta, guardate qui, siamo già fuori dall'acqua, 4.400 giri, 13 nodi, 15, 16.8, 5.500 giri, sollevo trim, 20 nodi, 21, 22, sollevo ancora, 5.900 giri, 6.000 giri, 23.4 nodi, 25 nodi, 6.200 giri, trim totalmente sollevato, onda al traverso, guardate qui anche la stabilità, 24.7 nodi. Quindi cari amici, non mi resta che effettuare un'ultima virata, sollecitiamo ancora la carena e il motore, guardate qui, trim totalmente abbassato, posso anche ruotare a 360 gradi, guardate qui, tubolari che poggiano in acqua e che virata strettissima, guardate, raggio minuscolo. E ora rimettiamo in asse e facciamo lavorare l'elica e il piede del motore. Quindi cari amici, non mi resta che rientrare sulla base nautica della Ranieri International. Questo è il Cayman 19.0 Sport motorizzato con un Suzuki DF40A Ari. Guardate, anche in questo caso onde di prua e coperta sempre costantemente asciutta. È un battello che consiglio a tutte le persone che vogliono avvicinarsi al settore della nautica e iniziare con una dimensione più che adeguata per le prime esperienze, perché abbiamo visto nella presentazione a bordo l'ampio prendisole di prua con la prolunga, ma anche il divanetto di poppa e la seduta per 2 persone, perché guardate, io sono comodamente seduto e c'è spazio per un'altra persona accanto a me, perché abbiamo visto con 2 persone ma anche 4 o 5, perché come sappiamo l'Ari è un motore nato per spingere, quindi può lavorare anche a pieno carico senza variare eccessivamente le sue performance. In questo caso abbiamo toccato un range di crociera che oscilla tra i 16 e i 20 nodi, tenendo un consumo leggermente superiore a mezzo litro per miglio, quindi davvero ottimo anche per lunghe giornate sotto costa e per vivere pienamente il mare e la navigazione. Abbiamo anche tanti gavoni in coperta che ci permettono quindi di lasciare il piano di calpestio libero da ingombri e i tubolari in neoprene Orca ci danno pieno supporto, quindi non abbiamo nessun problema in ottica uscite quotidiane ma anche noleggio. Quindi cari amici, come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team.